Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci, anche ascendente Luna o Venere in pesci. Oggi andiamo a vedere quale porta ti si sta per aprire. Ok, video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, vediamo, prendiamo l'oracolo delle porte, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità e visione. Quale porta ti si sta per aprire? Ne sono uscite due, però non stavo ancora battendo. La falsa porta, la porta socchiusa. Guarda, qua mi stanno raccontando che è come, siccome cos'è la falsità? Tutto è falso, tutto è un inganno della coscienza, tutto quello che vivi è un sogno, un'immagine, una proiezione dell'anima, no? È come se tu riscoprissi che tutto all'interno di te, tutto all'esterno di te è una proiezione, un'immagine, un sogno dell'anima. Come diceva James Hillman, padre della psicologia archetipica, no? E tu devi ripeterti sempre durante la giornata: sto sognando, sto sognando, sto sognando, fino a che il sognatore del sogno non si risveglia. E così tu non sei più vittima del tuo stesso destino creato dalla tua anima, ma inizi a cooperare con gli dei. Questo è il primo messaggio che ti danno, quindi la porta della consapevolezza, però la voglio estrarre io. Quale porta si apre per te? La porta dell'aria. Ho appena detto la porta della consapevolezza e la porta dell'aria. Cioè, qua vedo che le nuvole si diradano. La porta della consapevolezza, in merito a quello che è uscito prima, è la piena accettazione del fatto che stai vivendo all'interno di un sogno, che stai dormendo all'interno di un sogno finché non ti risvegli. È come se una porta piena di chiarezza si aprisse per te. Vediamo da quale energia è accompagnata questa chiarezza con gli oracoli di Sefirot. Quale energia ha la porta dell'aria? È un po' come il vento, no? Non so se hai visto la porta, gli spiriti dell'aria, lo spirito, la playlist che ho fatto sugli spiriti dell'aria, gli spiriti del fuoco, gli spiriti della terra e gli spiriti, quando ho parlato della cascia, no? Ti consiglio di vedere quello anche, perché lo spirito dell'aria ti sta parlando forte in questo momento. Ok, vediamo da quale energia è accompagnata la porta che si apre dell'aria. Trasformazione senza nome, astieniti da giudizi ed etichette, non definire. Allora, qua sta rivoluzionandosi la tua percezione della realtà. Sta avvenendo una trasformazione importantissima in te, che magari ti poteva dare dei dubbi o della confusione ultimamente, quindi questo video arriva proprio come un salvagente, no? Sta avvenendo una trasformazione fortissima. Dice: astieniti da giudizi ed etichette, non definire, smetti di giudicarti. Smetti di giudicare che un certo comportamento è cattivo o è dannoso o è giusto e sbagliato secondo i parametri di riferimento comuni del luogo comune. Perché la porta che si apre, la piena consapevolezza ad ampio raggio, mi stanno dicendo, in merito a quello che stai vivendo adesso. La sospensione del giudizio ti porta a realizzare la perfezione di quello che sei. Cioè tu sei in un certo modo perché sei perfetta o perfetto per portare avanti il tuo compito. Qualsiasi cosa tu stia facendo, qualsiasi cosa tu stia vivendo in questo esatto momento, tutto quello che sei, tutto quello che hai sono gli strumenti perfetti dell'anima tua per portare avanti il compito. E allora qua sta arrivando una trasformazione profondissima con la presa di coscienza di questo argomento. E vediamo i tarocchi cosa ci raccontano. Vediamo qual è il mito che stai mettendo sulla scena della vita vivendo, come direbbe James Hillman, di cui adesso i tarocchi ci porteranno le immagini. Quale porta si apre? Quale porta si apre? Il mondo, il completamento di un ciclo. Asso i denari, bellissimo. Wow, 6 denari.
Se non stavi ricevendo dalla vita, che sia denaro, che sia affetto, che sia reciprocità dalla vita, la porta che si apre è la ricezione di quello che non stavi ricevendo. È la porta del ricevere quella che si apre. Se stai aspettando del denaro, di ciò che fa, o denaro o energia, ricevi denaro o ricevi energia, perché si è concluso il ciclo in cui smetti di giudicarti. E nella misura in cui smetti di giudicarti, smetti di giudicare che un comportamento è giusto o è sbagliato, perché lo fai sempre secondo i parametri di riferimento del luogo comune, che sono quelli cattolici, perché li abbiamo di default, allora inizi a ricevere. Ok, continuiamo. Quale porta si apre? È la porta della prosperità qua anche? Sì. 4 di bastoni e fammi mettere un'altra. Assolutamente sì. La porta del ricevere, il coraggio di ricevere con la forza. La porta che si apre per te è una porta che ha come base l'assunto di cui ti ho parlato prima e sulla materia, nella visione fenomenica della realtà, cosa arriva? Ricezione, denaro, entrate, magari un denaro per fare abbellire casa o un denaro per costruire casa o qualcosa che ha a che fare con una certa stabilità raggiunta dopo tanto lavoro interiore o lavoro. E la forza mi parla della energia fisica che riprendi, quindi stai, se magari questa trasformazione ti ha portato in confusione, ti ha portato un po' a essere in balia delle onde, in questo modo, no? Allora, il senso qual era? Perché stava nascendo una nuova versione di te, quella versione autentica che ha come base la capacità di ricevere. Quindi qua vedo celebrazioni, festeggiamenti, anche la forza fisica. Se magari ti sei sentita o sentito un po' depauperato di energia, c'è la forza fisica in ricezione. E poi la porta che si apre adesso è una porta dove tu non devi dare oltremodo per ricevere amore, cioè tu ricevi già per diritto di nascita, non devi essere qualcun altro per poter essere ben voluta o ben voluto, ma l'etichetta di cui parlavo prima, che magari ti sei sentita o sentito a disagio con il tuo modo di essere, con quello che sei, si è concluso questo ciclo. Hai elaborato già e stai per ricevere i risultati del tuo coraggio, di non definirti più, di dire io sono questa, io sono questo, mi amo e mi onoro. Ok. Ancora, la porta che si sta per aprire, 7 di coppe, 5 di bastoni, 4 di coppe, 8 di denari. Allora, abbiamo visto, magari ci siamo sentiti un po', mi stanno raccontando qua che è come se avessi magari inizialmente avessi potuto disperdere un po' le energie, le tue energie per le tante cose che cercavi di ottenere, no? Di fare. Però non tutte quelle cose che cercavi di ottenere o di fare erano le cose che la tua anima voleva. Allora, qual è il punto? Che per esempio, se ciò di cui abbiamo parlato, ci sono tutti questi denari qua, no? Denari e coppe, sul punto di vista pratico o lavorativo, ti posso vedere un po' demotivata o demotivato, magari perché c'è molta competizione in quello che fai, o c'è concorrenza, voglio dire, in quello che fai. Allora, ciò che hai dato ti viene restituito, mi sta dicendo, anche se tu non l'hai percepito tale. Va bene? Sì, perché ti potevo vedere un po' confusa o un po' confuso. Qua c'è recupero di energie, recupero delle forze. Ehm, ti vedo anche. mm, il- Vedo che il lavoro su di te, anche se non vedevi i risultati che volevi, darà risultati straordinari. Li vedrai proprio nella pratica, lo vedrai. Magari non lo so se fai un lavoro sciamanico con me. Se fai un lavoro sciamanico con me, per esempio, alcune
posizioni che non riuscivi a fare, non riuscivi a tenere bene la respirazione, inizi a farle bene, cioè secondo quello che per te è bene, ok? Allora quello sblocca, vedrai delle immagini nella vita quotidiana che pensavi non arrivassero, capito? Ecco perché è fondamentale anche il rito nel corpo, no? Perché l'anima non registra concetti, registra immagini, gesti. Questa porta che si apre ancora, la guarigione, la temperanza, la guarigione appunto, sette di spade. Allora, qua, allora, il sette di spade col tre di coppe mi parla di riuscita, una guarigione a pieno titolo. Magari non ti fidavi che il percorso spirituale o il lavoro su di te che stavi facendo ti portasse a una gioia, o comunque ci credevi ma non fino in fondo, e invece no, perché magari vedevi che la vita ti metteva davanti degli ostacoli, anche persone che erano veicoli di quegli stessi ostacoli. No, il coraggio che hai avuto nel lavoro su di te porta successo e riuscita, e lo vedrai anche da alcune posizioni, alcune cose che magari durante le nostre pratiche noi non riuscivi a fare, le farai portando risultati esterni nella vita di tutti i giorni. Anche chi non ha ancora iniziato le pratiche vedrà lo stesso che il lavoro che ha fatto su di sé porterà a questi risultati, la riuscita, perché c'è una guarigione in atto potente. Ok. Considerando anche tutte le cose che tu pensavi sbagliate di te. Ricordati questa carta. Ancora la porta che si apre per te. L'appeso, qua ci sei tu. Il diavolo. Quante volte hai visto i tuoi attaccamenti, le tue dipendenze, le tue ossessioni, le tue paure, cercando di cambiare prospettiva in merito a queste, no? Oh, allora, questo risultato che stai ottenendo, che vai a ottenere, lo ottieni e si concretizza grazie alla determinazione nel fare le pratiche, determinazione nell'andare anche quando ti senti apatica, determinazione nell'andare anche quando mi spiego, no? Ecco, tante volte hai visto ripetersi le stesse ossessioni, le stesse paure o dipendenze, tante volte le hai viste ripetersi, ma quello che mi stanno dicendo le carte è che tutte le volte che le hai viste ripetersi non era un fallimento, era la strada verso il successo e la riuscita. Eccole qua le carte. Ok? Tutte le cose che erano ferme non erano ferme perché stavi fallendo, erano ferme perché si stavano trasformando. Semplice. E questa è la consapevolezza che ti arriva. Ancora la porta che si apre per te, meraviglioso, maestro potere. Ti vedo raggiungere una grande stabilità nel corpo, maestria nel corpo e anche stabilità economica. Questo è il re di denari che mi parla della stabilità raggiunta nel corpo e nella vita concreta. Qua abbiamo il 2 di bastoni con il matto, con le perplessità. Qua mi parlano delle paure, delle incertezze nell'andare verso il nuovo, ma vengono perfettamente risolte, perché qua tu vai a radicare con il re di denari una salute fisica anche, un recupero delle energie nel corpo, e siccome il corpo è la manifestazione dello spirito e la materia è manifestazione dello spirito, tale prosperità verrà generata nella materia. Mi spiego? Vediamo cos'altro ci dicono queste carte. Che porta si apre o cosa ci vogliono dire? Dipendenza dal lavoro. Magari alcuni di voi avevano una dipendenza dal lavoro in modo poco sano, perché un conto è lavorare per un ideale, cioè impegnarsi, un conto è impegnarsi per un ideale, un conto è lavorare per un'ideologia.
Impegnarsi per un ideale non significa avere la dipendenza dal lavoro. Impegnarsi per un ideale significa darsi alla propria missione generando prosperità nella materia, senza pensare alla prosperità in quel senso, ma perché ti arriva come diretta conseguenza di ciò che fai per passione. Lavorare per ideologia significa devo lavorare per mantenermi, devo lavorare per essere ricco, devo lavorare per secondo una morale comune, quello che ci hanno insegnato, e la differenza è sottilissima e abissale. Quindi qua anche questo appeso con il diavolo, no? Questi sono i sacrifici che fai o che hai fatto per dei luoghi comuni. Il sacrificio che si fa, lavoro per le ideologie, se no rimango senza soldi, non so come pagare le bollette. Il cambio di prospettiva che si aspetta l'appeso con il fuoco della Kundalini del diavolo è: io mi impegno per l'ideale e quindi genero prosperità. Perché come ti ho spiegato anche nel video podcast Abbondanza Proibita, lavorare per l'ideologia non funziona più, non porta più a nessuna parte, rimani sempre povero nell'ottica proprio di prosperità ai 4 livelli, prosperità di idee, prosperità di salute, prosperità di affetti e prosperità di denaro. Nel Kali Yuga ormai non regge più ehm, questo approccio. Ok, ecco la consapevolezza che ti arriva, no? Cos'altro ci raccontano? Ti mancava l'autostima che adesso ritrovi, hai dissipato la tua energia, ma non la dissipazione, pensavi di star dissipando la tua energia, ma stavi riconquistando il potere. L'autostima, seguire l'istinto, imparzialità. Queste sono carte bellissime, mi raccontano del grande potere che questa porta ti apre nel seguire l'istinto, che tu sai già tutto questo che ti ho detto, però poi interviene il luogo comune, capito che ti voglio dire? L'imparzialità qua è la giustizia divina che arriva in orbita per te per darti questo potere, è bellissimo. Vediamo cosa ti dicono adesso gli oracoli degli angeli. Sulla porta che si apre. Pensare a se stessi. Te l'ho detto prima, no? Forse te l'ho detto, mi sto ricordando, mi sembra che te l'ho detto. Quando, ah sì, perché abbiamo aperto la porta del ricevere qua. Quando siamo molto dipendenti dai giudizi degli altri perché crediamo di non andare bene. Allora dice, pensare a se stessi è ciò che questa porta ti apre. Pensare al tuo benessere non significa essere egoisti, ma significa aiutare gli altri attraverso il tuo esempio. Genera amore verso il prossimo. Dona intuizione e percezione psichica. Cioè, io ti faccio questa domanda. Come fa un albero ad aiutare gli altri alberi nella foresta? Non so se senti le campane. L'albero non aiuta gli altri alberi nella foresta, eppure tutta la foresta è amore, la natura è amore, darsi ed offrirsi. L'albero aiuta gli altri alberi, sai come? Fiorendo. Tu non puoi supportare nessuno se non pensi a te stessa o te stesso. Il migliore insegnamento è l'esempio. Tu devi solo fiorire. E questo è il grande insegnamento di questa consapevolezza che si apre. Vediamo quale chakra è interessato in questa lettura, quale chakra si espande laddove c'era magari un'ostruzione, no? Quale chakra si espande, quale chakra è interessato? Il 7° chakra, nuovo inizio spirituale. Nuovo inizio, il 7° chakra è il puro potere spirituale. Quando Kundalini raggiunge il 7° chakra è il puro potere spirituale. Il sentire la bellezza delle tue emozioni e seguirle istintivamente. Allora, nell'approccio immaginale il cavallo sono gli istinti. Sai che quando entriamo nella foresta immaginale con le pratiche yoga sciamanico facciamo il movimento del cavallo, no? Quando esce il cavallo in una lettura significa che tu non hai necessità di intermediari tra te e gli dei, perché tu attraverso le emozioni tu cooperi con gli dei, che sono gli eventi che ti accadono, generando effetti diversi di stessi eventi che potevano essere nefasti.
E allora il puro potere spirituale è questa grandissima comprensione della perfezione del tutto, attraverso le emozioni che ti arrivano, e il settimo chakra, quando Kundalini tocca il settimo chakra, ti prepara a qualcosa di immenso, di straordinario, perché grazie al puro potere spirituale tu diventi realizzi di essere il sognatore del sogno, cooperando il grande capolavoro della tua vita insieme agli dei, realizzando la libertà finale. Mamma che stesona, ragazzi e miei ragazzi, io non aggiungo nient'altro perché è veramente da riascoltare questa lettura stupenda. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.